Buongiorno amici, ben ritrovati su Russian Watches Review, l'unico canale YouTube dedicato agli orologi russi. La settimana scorsa abbiamo visto il video unboxing dell'orologio di oggi che vi lascio nelle schede e in descrizione. In questo video quindi andiamo a recensire il Vostok Comandischi che ho comprato da Meranom.com ormai un bel po' di tempo fa. Le spedizioni, come sappiamo, hanno avuto un periodo problematico, ma poi mi sono arrivati diversi orologi praticamente tutti insieme e infatti piano piano li sto recensendo tutti, quindi continuate a seguirmi. Eccoci qua, parliamo di questo Comandischi. La referenza precisa è 020706. La cassa ha il codice 020 e misura circa 41 mm con un lag to lag di 48 mm e anse da 20 mm. È realizzata in acciaio e presenta una satinatura concentrica che, come sappiamo, è una lavorazione abbastanza basica. La corona a vite è in acciaio e non ha nessun logo impresso o stampato. Il fondello invece è fissato grazie ad un anello a vite e oltre alle indicazioni tecniche ha rappresentata un'immagine di un'alba o un tramonto sul mare. A noi la scelta. Il vetro è un plexi, quindi nulla di particolare, ma nel complesso l'orologio è dichiarato come sub 200 metri. Il movimento che anima questo segnatempo è il 2416, un meccanico a carica sia manuale che automatica, 31 rubini con riserva di carica di 31 ore. In questo caso il calibro ha la complicazione della data. Nello specifico questo movimento ha anche la possibilità di regolare la data in maniera rapida. Superando la mezzanotte, infatti, il disco della data fa uno scatto. Per portarlo ulteriormente avanti non bisogna far fare 2 giri di quadrante alle lancette, ma basterà mandare le lancette indietro di qualche ora per poi farle andare ancora oltre la mezzanotte. Ogni movimento del genere farà scorrere la data in avanti di un giorno, quindi una cosa alla fine abbastanza comoda. Passiamo adesso all'aspetto estetico dell'orologio. Il quadrante è nero, abbastanza semplice e pulito, con numeri bianchi stampati in maniera regolare e indici realizzati con punti luminosi. Sul dial compaiono il logo di Vostok, la scritta Comandischi e una stella rossa. Questa stella rossa può essere intesa come un giusto riferimento anche al passato di Vostok, che rimanga però allo stesso tempo discreto e lasci questi quadranti anche orientati ad un clima più contemporaneo. L'immagine generale gioca sui colori nero e bianco, quindi su dei non colori, però c'è l'inserimento di tracce di rosso sulla stella disegnata come abbiamo visto, ma anche sulla lancetta dei secondi e sulla data riportata su sfondo bianco. Le lancette di ore e minuti sono a bastone, anch'esse luminose. Possiamo vedere una immagine al buio che non è soddisfacente al 100%, ma comunque rimane accettabile. Il quadrante nel complesso non ha una gran profondità, ma il vetro leggermente bombato aiuta a dargli un po' di tridimensionalità. La ghiera esterna nera è in acciaio e in tinta con il quadrante, è bidirezionale senza scatti e riporta tacche e numeri in bianco. Vediamo adesso il bracciale che arriva in dotazione con questo comandischi. A differenza del bracciale visto sui Neptune, questo non ha maglie piene ma è realizzato con acciaio ripiegato, quindi il lamierino. Si può infatti notare una certa leggerezza nel bracciale stesso e un senso generale di precarietà, soprattutto se si è abituati a bracciali più solidi. In descrizione trovate la recensione dei Neptune, già dalle immagini qualcosa si può capire sulla differenza dei due tipi di bracciale. Le maglie in questo caso hanno comunque una satinatura sulle parti esterne ed una lucidatura centrale. La clasp di questo comandischi riporta il marchio Vostok, quindi scritto per intero Vostok, e anch'essa rimane un accessorio abbastanza basico e standard, anche se dotata di sgancio rapido. Il corredo di vendita, lo avevamo visto anche nell'unboxing, non è certamente degno di nota e diciamo che comprando questo orologio vi arriverà in una confezione in plastica rossa logata in un angolo, ma nulla di particolare. Ora amici, avete notato sicuramente che ho descritto alcuni difetti sulla luminosità degli indici e delle lancette o sulla qualità del bracciale e della lavorazione della cassa, per esempio. Non credo che realmente questi siano difetti, però io li definirei più come caratteristiche, soprattutto perché non bisogna mai dimenticare la fascia di prezzo in cui un produttore va a collocare un orologio.
Il comandischi 020706 infatti su meranom.com è in vendita a $83, però il sito lo propone spesso in offerta a $77. Questa è la cifra che io ho pagato per averlo. Molto intelligente è il posizionamento sui $77 in quanto è comunque al di sopra della soglia che permette di avere anche la spedizione gratuita dalla Russia. Quindi, tornando alle caratteristiche di prima, posso affermare che sono tutte coerenti con un orologio da $77. Non voglio fare paragoni con altri marchi, ma proviamo a ragionare sui pro piuttosto che sui contro. Con la cifra che ho detto, quindi, si riesce a comprare un orologio automatico con cassa in acciaio. Non dico che sia un diver vero e proprio, ma di sicuro è un orologio che non teme il contatto con l'acqua. La ghiera in tinta è un'attenzione che gradisco, e se il bracciale non piace si può sempre cambiare con un altro a maglie piene che spesso Meranom propone in vendita, oppure con un cinturino, dando una connotazione ancora più sportiva a questo orologio. Ecco, sinceramente io la vedo in questo modo e mi sento di consigliarvi l'acquisto se avete esigenza o voglia di prendere un orologio con le caratteristiche che vi ho detto. Ora è arrivato un momento abbastanza importante, un istante che credo durerà molto poco, perché sto per mettere ufficialmente in vendita l'orologio che state guardando in questa recensione. Se siete stati attenti nei mesi scorsi ho spiegato più volte il funzionamento di questo gioco, quindi non starò a ripetere le regole. Mi limito a dire che questo comandischi 020706, praticamente usato solo per il tempo necessario alla recensione, è in vendita alla cifra di 60,43 euro, spedizione inclusa. Da adesso il primo di voi che mi scriverà su Instagram o che mi taggerà nel gruppo Telegram indicando nel testo del messaggio la cifra esatta che io ho pronunciato avrà la possibilità di comprare l'orologio al prezzo che io ho dichiarato. Negli scorsi video vi avevo già detto l'importanza di seguirmi su Instagram e Telegram, se non altro per conoscere il mio nickname e per taggarmi in maniera veloce. Eccovi spiegato nel pratico il motivo. Immagino che a questo punto forse avrò già ricevuto il messaggio. La prima notifica che compare sul mio smartphone indica l'acquirente predestinato. Complimenti a chi si è preso questo orologio a un prezzo molto scontato. Fra l'altro spedisco dall'Italia, quindi in pochi giorni questo comandischi sarà al polso del suo nuovo proprietario. Magari sarò taggato in una storia Instagram e potrete vederla anche voi. Ci tengo a ringraziare l'acquirente, chiunque sia, e a ribadire che questo incasso di 60,43 euro non è un introito per me. Tolta la spesa di spedizione, infatti, userò questo budget insieme a qualche altro euro proveniente dalle pubblicità, dalle affiliazioni, per acquistare un altro orologio da recensire e rivendere ancora sotto costo. Quindi al prossimo giro avrete una nuova chance di comprare un orologio nuovo a prezzo veramente stracciato. Intanto devo dirvi in tutta sincerità che ho già altri 2 orologi da recensire a stretto giro, quindi state sempre pronti perché queste prossime recensioni saranno ancora occasioni di saldi. Va bene ragazzi, abbiamo visto questo bel comandischi 020706, nel complesso quindi lo giudico positivamente, lo abbiamo messo in relazione al suo prezzo di vendita e credo di potergli attribuire un rapporto qualità-prezzo soddisfacente. Fatemi sapere comunque che cosa ne pensate, se vi siete fatti un'idea tramite la mia recensione o se magari già lo possedete. Ne sono stati venduti tantissimi, quindi magari molti di voi già lo avranno in collezione. Se volete comprarlo e siete arrivati troppo tardi per il giochetto della mia vendita, potete sempre acquistarlo su meranom.com, vi lascio il link in descrizione. Essendo un orologio già proposto in offerta, il codice sconto insalata non dovrebbe funzionare, ma magari in futuro lo riportano al prezzo di listino originario di $83, quindi in quel caso il codice avrà effetto. Io fossi in voi metterei il codice in tutti i casi, magari comprate più di un orologio oppure aggiungete qualche accessorio, e in quel caso se ciò che avete aggiunto è a prezzo pieno, allora il 5% verrà calcolato su quegli oggetti. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato il video fino alla fine. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale, lasciare un like a questo video, seguirmi sui social e soprattutto vi rinnovo il consueto appuntamento ad ogni giovedì, qualche volta anche di lunedì, ma sempre su questo canale e sempre sottovoce. Ciao!